Porto tre ricordi, grappoli di addì, strani incontri e risa, caldi sussurri, certo di pensarti senza averti mai. Piove sulle aulenti, coccole sfuggenti, sopra gli accigliati, sopra i gemiti dei tram. Ciao amici, benvenuti sul canale. Allora, il video Sintomi di te è andato in onda qualche giorno fa e io oggi sono qui per ringraziarvi, ve lo dovevo perché sono arrivate copiose e numerosi cenni d'approvazione, insomma, di questo video. È piaciuto, sono arrivate mail, sono arrivati messaggi WhatsApp, alcune telefonate, insomma, sono proprio contento del responso, anche perché io e Dario e Mari ci siamo fatti un bel mazzo, soprattutto lui, perché è lui l'ideatore, insomma, quindi vorrei che faceste virtualmente un applauso a Dario perché veramente ha fatto un lavoro sopraffino e quindi lo ringrazio io personalmente, io per primo, insomma, lo ringrazio per la fiducia riposta nei miei confronti, visto che la canzone era la mia, insomma, è la mia. Per cui volevo ringraziarlo, ma volevo appunto ringraziare tutti voi perché siete stati meravigliosi. Non mi aspettavo onestamente un riscontro di questo tipo e adesso non mi resta che sollecitarvi, visto che siete stati così cortesi in passato, a come dire, ripetervi di condividere questo video e che poi condividendo questo video condividete anche il brano, che ovviamente per me è la cosa più importante, perché sapete, chi scrive musica e chi scrive canzoni ha questo intento, cioè quello di far conoscere la propria arte attraverso quello che si scrive. Poi vi dirò una cosa, perché ho avuto uno scambio insomma, di discorsi anche molto intensi con una persona molto nota, di cui ovviamente non vi faccio il nome, però insomma anche per una questione di privacy. Però ecco, ultimamente ho avuto questo contatto con questa persona che tra l'altro farà una cosa molto preziosa per me, però ripeto non vi dico niente. Ecco, questa persona mi ha detto appunto che bisogna assolutamente essere grati alla vita quando arrivano segni d'approvazione, cenni d'approvazione, anche se magari non sono quelli sperati, perché uno spera sempre di fare il botto di quelli epocali che rimarranno negli annali, però non sempre è così, non siamo nell'epoca giusta per poter, tra virgolette, sfondare, anche se ormai mi sono anche stufato di usare questo termine veramente passato in cavalleria. Però ecco, mi sarebbe piaciuto, ecco, facciamo così, che la musica effettivamente potesse diventare un mezzo per pagarmi le bollette, per comprarmi un paio di scarpe, per comprare il cibo, insomma, mi sarebbe piaciuto che la musica mi avesse portato questo. Finora non è successo, però non devo e non dobbiamo, quindi mi rivolgo anche alle persone che mi stanno ascoltando, che hanno magari il vezzo dell'arte, ecco, non dobbiamo sempre dire però caspita, se avessi conosciuto Tizio piuttosto che Caio probabilmente oggi non sarei qui. No, probabilmente quello che siamo e trasmettiamo. Ecco, forse in questo momento, e non solo in questo momento, io avrei più bisogno di tirarmi fuori. A volte si cresce, si nasce, si cresce sotto una educazione molto ferrea, quella stessa educazione che poi ti porta anche a una sorta di contenimento personale, quindi uno a volte vorrebbe fare e disfare, poi magari si trattiene un buon 40-50% di quello che il suo cuore detta e non lo fa, proprio perché è stato indottrinato da genitori, nonni, zii, parenti o magari gli stessi amici. Però ecco, è forse il caso che tutti noi ci si pensi un attimo a questa cosa, ci si fermi e in fondo dobbiamo pensare che la vita è una, almeno questo ci è dato da sapere, poi non si sa cosa ci sarà dall'altra parte, però la vita finché siamo qui sappiamo che è una. Ecco, in questa vita sarebbe il caso appunto di fare e di sviluppare le nostre idee come meglio crediamo,
alla faccia di chi non ci crede, insomma, anche perché poi in genere succede che se scrivi o dici delle cose belle, allora la gente ti tira le maledizioni o comunque fa di tutto per screditarti o sperare che addirittura le cose ti vadano male. Se le cose vanno male, allora arrivano le classiche telefonate di conforto, ah ma vedrai che andrà tutto bene. Ecco, bisognerebbe fare una cernita di tutte queste cose, metterle in soffitta insieme alle scarpe che non si usano per la stagione o i cappotti e invece proseguire lungo la nostra strada, fare quello che il cuore ci detta. Tutto questo pippone filosofico, che poi io non sono certo la persona più adatta, era però, ve l'ho voluto fare proprio perché sono stato imbeccato da questa persona ben pensante e molto acculturata e grazie a lei, insomma, che ripeto non posso fare il nome, però insomma mi ha schiarito un pochino le idee e in questi giorni non vi nascondo che mi ha fatto molto bene parlare con questa persona. Detto questo, ancora grazie a tutti voi perché è stato molto importante quello che avete fatto. Prendo, come riferendomi al discorso che vi ho appena fatto, quello pseudo-filosofico, prendo anche quel poco che è arrivato e lo custodisco nel cassetto con i profumi, no? Quelli della naftalina, quelli profumati che conservano i maglioni durante l'inverno. Ecco, li conservo tutti in quel cassetto profumato e ogni tanto quando ne ho bisogno vado ad aprire il cassetto e sento insomma questi profumi meravigliosi. Ci saranno stagioni più difficili, mesi più difficili, settimane più difficili, ebbene questi cenni d'approvazione, questi consensi mi serviranno appunto per stare bene quando i periodi non saranno sempre grassi, ecco, usiamo questo termine. Allora, prima di salutarvi e di ringraziarvi nuovamente, volevo ricordarvi che ovviamente il video è ancora online, quindi condividetelo, così come la canzone Sintomi di te. Mi va di insomma ribadire produzione Ornella d'Urbano per conto di Crotalo Edizioni Ravenna di Luigi Mazzesi ecco, e poi dirvi anche quest'altra cosa, che tra pochi giorni, tra 5 giorni, sabato il 20 di settembre, adesso non so quando andrà in onda questo video, comunque sto registrando a 5 giorni dall'evento, ecco, il 20 settembre 2025 presso Villa Radaelli a Bussero, provincia di Milano, io terrò un concerto per pianoforte e voce, quindi molto intimista, in una sala meravigliosa che viene chiamata la Sala del Granaio, quindi con addirittura installazioni di un tempo e ciò che usavano i contadini allora, quindi una sala di legno molto caratteristica e invitante, ingresso gratuito, e presenterò quello che è stato l'ultimo album, quindi quello che ormai risale all'epoca del Covid, insomma, Tre quarti d'amore. È un album particolare, vi ho spiegato già la genesi di questo disco, però in 2 parole insomma ve la ripeto, era un periodo veramente grigio perché eravamo tutti costretti in casa e c'era secondo me bisogno d'amore, anche perché si stavano consumando violenze domestiche in quel periodo, per cui ho pensato che l'amore era solo forse l'unica ancora di salvezza. Ebbene, ho scritto queste 11 canzoni che parlano di questo, ovviamente non parlano solo d'amore rivolto a una lei, ma parlano d'amore in generale, perché l'amore è un argomento talmente vasto che non si può assolutamente limitare a un rapporto di coppia. Quindi ecco, è un disco assolutamente d'amore, sì, assolutamente in 3/4, sì, perché provengo dagli studi classici, quindi 3/4 vuol dire valzer, però ci sono i valzer lenti, i valzer moderati e i valzer svelti. Quindi insomma c'è una bella varietà di 3/4, ecco. Quindi vi invito sabato, Villa Radaelli, Bussero, provincia di Milano, ore 21, ingresso gratuito, l'ho già detto 500 volte, e niente, ci saranno anche i dischi, quindi chi vorrà venire all'evento potrà anche acquistare, se lo riterrà opportuno, alcuni CD che porterò ovviamente con me, affinché voi possiate portarvi a casa un ricordo sia della serata sia delle canzoni. Con questo vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!